Vi siete mai chiesti se questi gingilli siano effettivamente utili per giocare a Softair? Ebbene, non siamo qua per rispondere a questa domanda, semmai questo lo vedremo in un prossimo video. Quello di cui voglio parlarvi oggi è la taratura. Ma che cos'è la taratura? La taratura non è altro che un processo meccanico che avviene tramite l'ausilio di queste due torrette per regolare un meccanismo interno che ci permette di avere il reticolo il più vicino possibile a quello che è la traiettoria dei pallini della nostra ASG. Ovviamente l'ottica viene montata sopra il fucile, quindi tra la lente e la canna più o meno ci saranno sui 5-7 cm di differenza. Quindi sulla base di questo immaginatevi due ipotetici raggi laser che vengono sparati uno dall'ottica e uno dalla canna. Questi due raggi avranno praticamente una direzione parallela l'uno con l'altro. Ebbene, con questa torretta che vedete qui sopra, che è quella che ci permette di regolare la parte verticale del reticolo, possiamo andare a far coincidere questo raggio laser dell'ottica con la traiettoria dei pallini. Quindi ci sono tanti ipotetici punti di incontro del laser. Proprio per questo motivo esiste la taratura. Infatti uno può tarare un'ottica a 10 metri, a 20 metri, a 40, a 50. Ovviamente noi stiamo parlando di un contesto Softair, quindi il mio consiglio è di stare per le ottiche più o meno intorno ai 30-40 metri massimo. Invece se uno ha un red dot, volendo può tararlo sui 20-30 metri, perché ovviamente si presuppone del fatto che se uno ha un'ottica tende a sparare un po' più lontano, proprio perché con l'ottica si riescono a vedere un po' meglio i pallini, quindi uno può permettersi di gestire delle distanze leggermente più ampie. Attenzione, cosa fondamentale se non biblica: prima di andare a fissare l'ottica sulla replica e mettersi lì a pacciugare con le rotelle pensando di tarare l'ottica, è fondamentale che voi prima regoliate l'op-up. Quindi lasciate perdere l'ottica, mettetevi lì e guardate che la traiettoria dei pallini sia corretta. Allora solamente dopo potrete andare a prendere la vostra bella ottichina, montarla su e tutti fieri vi mettete lì e fate tutte le vostre regolazioni. Perché se poi tarate l'ottica con l'op-up sbagliato, sono cazzi, perché non ha senso. Il mio consiglio per effettuare una taratura abbastanza corretta di un'ottica è quella di avere con sé almeno queste 4 cose che ora vi elencherò. Ovviamente oltre alla replica e all'ottica. Un cavalletto oppure un sostegno, comunque può essere anche una sedia, un pezzo di legno, un qualcosa dove voi vi appoggiate. Non è fondamentale, potete farlo anche stando in piedi con il fucile in mano, però almeno siete un pochino più comodi e state sereni. Un cacciavite a taglio oppure anche una moneta va benissimo. Ovviamente poi il cacciavite diventa obsoleto se avete un sistema come questo che ha già il suo pirolino di plastica in fuori che vi permette di girarlo direttamente a mano. Poi ovviamente vi servirà una buona distanza dove fare queste prove e ovviamente vi consiglio di andare magari nel vostro campo di gioco, oppure se non avete vicino a voi un campo potete andare tranquillamente in campagna. Ovviamente avvisate il proprietario, dite che siete lì e fate tutto con la massima sicurezza in modo tale che possiate avere la giusta distanza per poter tarare la vostra ottica. E infine, ma non meno importante, anzi è parecchio importante, vi servirà un bersaglio che non per forza deve essere un bersaglio fisico con delle sagome o cose così. Serve semplicemente un'area scura. Potete sparare tranquillamente anche contro una siepe oppure, non lo so, un grande foglio di carta nero, una lamiera. Insomma, serve qualcosa di scuro che faccia contrasto e vi faccia capire esattamente dove il pallino va a colpire. Con questi elementi ecco che appunto riuscirete a tarare la vostra ottica. Ma in tutto questo, come si tara un'ottica? Io fino adesso vi ho parlato di un sacco di cose, ma non vi ho ancora esplicitamente detto come si tara un'ottica. Per farvi capire al meglio come funziona la taratura di un'ottica, vi ho preparato questa bellissima infografica e super semplice e super pulita, con anche gli effetti sonori, per farvi capire appunto come funziona questo procedimento. Questa è la nostra ottica vista dalla parte frontale. Nella parte superiore troviamo la torre di regolazione dell'asse verticale, o meglio dell'alzo, mentre sul lato destro abbiamo la regolazione dell'asse orizzontale, meglio conosciuta come deriva. Supponiamo ora di sparare un colpo e che si vada a posizionare proprio qui, in basso a destra. A questo punto dobbiamo spostarci nella torre superiore. Essendo il pallino troppo basso, dobbiamo ruotare la ghiera proprio verso la direzione di up. Aspetta Rico, quindi tu mi stai dicendo che up non significa che il reticolo va su? No! Voi dovete prendere le indicazioni che ci sono sulle torrette come le indicazioni del pallino, non del reticolo. Quindi se il pallino appunto va in basso all'ottica, voi dovete prendere up e appunto tirarlo verso l'alto, come se voi steste dando appunto l'indicazione al pallino di salire. Ovviamente è il reticolo che poi scende, però immaginatevela così. Dopo averlo regolato nella direzione corretta, i pallini andranno tutti alla giusta altezza. Passiamo alla torre della deriva, applicando il medesimo concetto. In questo caso il pallino è troppo spostato a destra, quindi dobbiamo ruotare la ghiera sempre in senso antiorario, seguendo l'indicazione di L, ovvero left.
Ed ecco che con queste semplici manovre il nostro reticolo si troverà nella giusta posizione. E così facendo ecco che potremo giovare di tutte le funzioni che un'ottica può offrire. Ovviamente nell'infografica vedete che il pallino è esattamente al centro dell'ottica, ma non sarà mai così quando voi sparate nella realtà, perché poi influisce il vento, poi magari c'è qualche ramoscello, l'op-up che è da sistemare, la replica comunque non è costantissima, ogni colpo è leggermente diverso l'uno dall'altro, quindi insomma ci sarà sempre una piccola differenza, quindi un pallino vi andrà un po' più a sinistra, uno un po' più a destra, quindi vabbè, è normale, è la fisica. E basta ragazzuoli, fine, molto semplice, molto intuitivo, alla fine basta un po' capire dove va il pallino, quindi quale torretta devo andare a modificare, di quanto la devo girare, però dopo un po' che siete lì comunque vi verrà abbastanza automatico. Basta, oltre a questo non voglio dirvi altro, anche perché deve essere un video molto chiaro, semplice, intuitivo, veloce, basta. Nel primo commento fissato in alto, qui sotto al video, troverete una mia domanda relativa alla vostra preferenza riguardo all'ottica o al red dot. Sulla base di questo magari successivamente, più avanti, farò un video proprio dedicato a questi dispositivi, vedremo quale ha più senso utilizzare e in quale contesto e soprattutto se ha senso comprare questi oggettini, gingilli, giocattoli, cose. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! It's a